Allora gente, buongiorno. Lunedì 7 novembre 6:09 e siamo partiti. Iniziamo l'altra settimana, dai. Allora, stamattina partenza a orario né presto né tardi, dai. Orario onesto. Allora, ci avevamo agganciato il semirimorchio corto a un asse, corto, tra virgolette, 10,50 m, proprio corto non è, però vabbè. Stamattina è freddo, decisamente. Temperatura crollata. Questo proprio è la prima mattina che fa sotto a 10 gradi qua a Porto Sant'Elpidio. Temperatura proprio invernale. Allora, programma di oggi. Ah, che bella qua. Il programma di oggi prevede 2 consegne ad Aprilia, quindi andiamo a fare una gita ad Aprilia oggi. Un posto lo conosco bene, ci sono stato tante volte, invece un altro posto è nuovo, però ho capito dove sta. Non è per niente difficile, sta lungo la via Nettunense, poco fuori Aprilia, quindi sta a posto. Allora gente, piccola deviazione sul percorso, faccio una piccola sosta qui all'officina concessionaria Ford Rossi, che devo ritirare un pezzetto, una luce di ricambio che avevo ordinato. Qua e vado qua, l'ufficio ricambi che sta proprio qui di fianco. Allora ragazzi, ricambio Ford, lugetta posizione, lugetta ingombro sulla minigonna da cambiare. Allora adesso torniamo a piare la superstrada e andiamo a Orte. Qui c'è sta un po' di cacciare, è l'ora di punta, alle 8:30, 8:45, ci stanno i lavori, eccoci. Questa è la signorina.
Allora, pausa. Mo famo merenda, andiamo al bagno, caffè, vediamo come stiamo messi a livello del casino sul raccordo e decideremo se fa esterna o interna. Allora gente, eccoci qua, sono le 10:26, manca 14 minuti per finire la pausa. Sono stato qua all'area di servizio Salaria, ho fatto caffettino, toilet. Allora ragazzi, niente, è arrivata la telefonata come sempre che ti interrompe. Allora, la pausa è finita, fammo scattare un minuto in più come sempre, già 2 minuti, quindi potremmo partire. Andiamo. Sfondato. Allora, siamo sul raccordo, ho controllato su Google Maps, non dava più rallentamenti, quindi faccio come sempre la parte esterna dalla parte di Civitavecchia, che è più veloce. Quindi adesso si scende giù fino alla Pontina e poi dopo andiamo giù a Aprilia. Oh ragazzi, eccoci qua. Magicamente all'Anuvio scaricato la prima consegna. Ora ritorno giù verso Aprilia, qua su via Nettunense, e andiamo a fare la seconda consegna, che è su una logistica della GDD, grande distribuzione disorganizzata, come dice il collega Ale. C'ho da scaricare 11 vancali, quindi non è tanta roba, però vediamo. C'ho la prenotazione per l'1:30, sto in anticipo, vediamo se si scarica lo stesso, se c'è da aspettare. Oh ragazzi, ho scaricato, pensavo molto peggio, sinceramente quando sono arrivato ho detto c'è da aspettare un'oretta, vabbè, dico un'oretta, alla fine ci sta, sono arrivato un'ora prima della prenotazione, ci sta. Invece mi ha fatto mettere in rivalta, mi ha detto guarda, se vuoi fa presto prendi il traspallet e poggiali qui da una parte. Me l'ho scaricati da solo, 11 vancali, ha controllato la bolla, me l'ha firmata, mi ha dato i vuoti e via. Sono le 12:57, mezz'ora ho fatto tutto. Adesso ritorniamo alla Pontina, ci fermiamo alla primaria di servizio e famo pranzo. Poi chiamo la base, vediamo se tante le volte ci fosse da andare a fare qualche ritiro, se no me ne vado verso casa e
vediamo quello che ci aspetta domani. Ragazzi, 13.05 è giunta l'ora di fare pranzo. Allora gente, sono le 16.30, sto fermo già da 8 minuti, mi sono fermato qui vicino a Trevi, sulla stradale 3 e niente, la giornata la famo finire qui perché domani rientro e se la mattina non c'è stata fa niente sto a posto. Pomeriggio sto a riposo e la notte dovrei fare training, quindi vado a fare la notte, quindi le 10 ore me le conservo perché per fare il viaggio lì. Allora ragazzi, ho messo la tenda davanti perché c'è sta il sole contro, se no mi acceca. Allora ora vi faccio vedere dalla posizione di guida, vi faccio vedere, mi era stato chiesto il volante come si regola quando si inclina. Allora questo è il massimo che si inclina e praticamente è quasi verticale. L'unica cosa è che per come guido io ce l'ho praticamente attaccato alle gambe e non sto comodo, quindi io diciamo che la mia posizione ideale è questa, è un po' più in alto. Sì, questa è la mia posizione e quindi diciamo che volendo si può tirare più giù e diventa quasi verticale come Scania e Volvo. Allora, per quanto riguarda qua le informazioni
Allora, parliamo un po' del fordone qua. Questo strumento ci dice fra quanto è ora di fare il tagliando. Siamo a 105.700 km, ci sta a occhio e croce ancora un po' più del 20% dell'utilizzo, quindi penso che la casa da il tagliando a 150.000 km io credo che sarà prima, quindi penso che intorno all'anno di vita, quindi a gennaio, che dovrei stare intorno ai 130.000, 125.000, adesso non mi rendo conto, mettiamo 125.000, ci dovrebbe stare il tagliando. Quindi diciamo più o meno un anno di vita, un po' più di 100.000 km, a differenza magari del DAF che avevamo o dei MAN che o 100.000 o un anno dal tagliando. Però mi stava a dire il collega allo statale che anche lui sull'S-Way fa il tagliando a 150.000 o un anno, quindi diciamo che sta cosa credo sia un po' generalizzata sui nuovi camion di ultima generazione che si è allungati il tagliando. Vabbè, a parte questo, diciamo che come mezzo, nonostante ha fatto già 100.000 km, più di 100.000 km, non sono usciti fuori ancora nessun difetto, non è uscita fuori nessuna magagna. All'inizio, appena l'avevo preso, i primi giorni ci ho avuto qualche rogna col riscaldamento che non mi dava l'errore d'avviamento, ma quello probabilmente era dovuto al circuito che si doveva avviare. Probabilmente c'era qualche valvolina che non chiudeva bene, quindi si scaricava il tubicino. Vabbè, comunque non mi ha dato più problemi. Anomalie a livello di spie, non si è acceso niente, mai, non ci ho avuto nessuna anomalia. A livello interno di cabina ci ho avuto solamente qualche piccola rogna col cassetto questo qui del frigo, che all'inizio era tipo incollato, cioè facevo difficoltà a tirarlo fuori. Quando lo mandavo dentro qualche volta non mi si agganciava, invece adesso diciamo è sempre bello consistente da tirare fuori, però il meccanismo di bloccaggio e di chiusura funziona perfettamente, quindi era come se i meccanismi fossero incollati dal grasso che ci mettono per lubrificarlo, quindi con l'utilizzo, col caldo magari anche dell'estate si è sistemato. Problemi non me ne ha dati più. A livello di cabina, come rumori, vibrazioni non ce ne stanno. L'unica vibrazione che c'è sta è dovuta alla roba che sta dentro i cassetti, che magari si sposta e può creare qualche vibrazione. Questo particolare qui della letta parasole, quando la letta è aperta così, in questa posizione, qua sopra c'è una piccola vibrazione, ok? Questa qui è dovuta al fatto che non ci hanno messo un punto fermo tipo questo. C'è una forchetta che non si vede, vabbè, c'è una forchetta che tiene sto bastoncino di metallo e allora fa le vibrazioni, però se questa sta tirata su non c'è vibrazione. Per quanto riguarda il discorso de cose che non mi piace su sto camion, c'è sta il copriruota che vi avevo detto all'inizio quando ne avevo parlato appena preso le prime settimane, che so troppo bassi e quando fa sto lavoro il semirimorchio sul trattore a volte tocca sopra i copriruota e se non stai attento te li strappa. Buongiorno. Allora, ieri sera poi
si è fatta una certa, non c'avevo più voglia di stare a fare video e mi sono messo a riposo. Ora sono andato a piare il caffè qua al bar e andiamo al camion. Allora, questo qui è il problema che vi dicevo. Questi qui li solleva, strappa l'elastico, che addirittura mi ha rotto anche il supporto, ho dovuto mettere le fascette. Qui ci ho messo l'elastico nuovo che l'ho cambiato. Ore 46 fermo. Penso che posta come pausa, dai. Sono le 8:08. Allora, ieri poi c'è stato un ulteriore cambio di programma e ho dovuto, cioè non è che ho dovuto, non vado più a Trani, quindi ho il carico pomeriggio dalle 2:30 in poi per andare a Monselice. Allora è stato il caso di partire tardi stamattina, in modo che stasera mi si allunga l'impegno. Adesso vado giù, sgangio, mi metto mi aggancio il rimorchio lungo, a casa faccio pranzo 3 ore e poi vado a caricare e riparto. Avevo scritto sul quaderno: apriamo la giornata. Stanotte è stato bello freschino, ragazzi. Stamattina adesso fa 4 gradi, ma penso che stanotte sia stato anche più freddo. Allora gente, io sono arrivato in magazzino, sono le 10:40, mi sono parcheggiato, adesso levo la scheda, raccolgo su 2 cose e vado a casa. Per finire di 2 cose sul fordone, visto che stiamo parlando un po' di come va sto cambio dopo 100.000 km. Allora, il consumo diciamo che è migliorato rispetto all'inizio. All'inizio stavo a 3,7, ma qua è salito a 3,8, però non è perfettamente veritiero questo qui. C'è sta una differenza di consumo rispetto
al reale quando fai il pieno, che fai il calcolo, che è da 0,1 a 0,14. Però diciamo che io qua tutti i mesi mi faccio le mie statistiche e queste qua sono reali. L'ultimo mese ho fatto 3,64, il mese precedente 3,68, il mese precedente ancora, che era agosto, 3,69. Diciamo che da agosto mi sono attestato sopra 3,6 come media mensile. Prima di agosto oscillavo, ci ho avuto qualche mese a 3,4, 3,6, 3,7, 3,6, diciamo che non ero ancora costante. Invece adesso da agosto in poi evidentemente il motore si è sbloccato ancora di più, perché comunque sia mi sono accorto che man mano che facevo i chilometri migliorava, e intorno agli 80.000 l'ho sentito proprio che cambiava, si è sentito. Quindi diciamo che il consumo medio mensile attualmente è sui 3,6, che a confronto degli altri trattori che abbiamo è decisamente più buono. Il computer non è veritiero al 100%, ruba un po', non so per quale motivo, e quindi è così. Diciamo che nel complesso siamo veramente soddisfatti. Io personalmente, rispetto al mezzo che guidavo prima, mi trovo tanto meglio, posizione di guida migliore, comfort di cabina migliore, motore, vabbè, logicamente il motore questo c'ha 20 cavalli in più, però si sente che è un motore che ha un'erogazione diversa da quello del MAN, e mi piace veramente, sono veramente soddisfatto, quindi sono curioso di vedere nel tempo come continuerà a evolversi sta macchina, però per il momento io ne posso parlare solo che bene, e non sono assolutamente sponsorizzato da Ford, anzi, quindi diciamo che se c'è stava qualcosa che non mi piaceva, come all'inizio non mi è piaciute alcune cose, quelle che vi ho detto, l'ho detto, non è che mi sono stato a fare problemi. Sinceramente sono curioso di vedere al tagliando quello che, quando più o meno come sarà il tagliando, quello che potrà costare, non mi rendo conto. Di sicuro i ricambi, c'è sta della roba che costa tanto e della roba che ne costa una sciabata, tipo gli elastici, l'elastico questo qua per il copriruota, quello che vi ho fatto vedere stamattina, 24 euro più IVA, un pezzo di gomma, un elastico. La lampadina di ingombro, quella che sta sulle minigonne, 11 euro IVA. Quindi non c'ha senso certe cose, però vabbè, politiche Ford. Vabbè ragazzi, io mo raccolgo sulle cose e vado a casa, chiudo qua il video, vi saluto, spero che queste due parole sull'F Max vi possa essere d'aiuto no, possa interessare, dai. Ci vediamo alla prossima e grazie per la visione.